quanta roba, troppa roba. Libri, film, album, serie TV, opere teatrali, videogiochi, articoli, link, post, troppa roba. E allora guarda più tardi, aggiunge l'elenco, salva nei preferiti, troppa roba. Bibliografie illimitate, mondi possibili, conoscenze spropositate eppure precluse. Quei maledetti grandi uomini, con la loro immensa cultura, quelli che scegliamo come nostri riferimenti e ci fa render conto che siamo davvero nani sulle spalle dei giganti. Umberto Eco nella sua libreria con 44.000 volumi, altrettante vite vissute e cose conosciute. E allora ti domandi, perché studio? Perché mi rifugio nell'arte? E quell'imprevedibile virtù dell'ignoranza, quel desiderio di mentepiattismo, quell'accettazione passiva del vivere nel microcosmo in cui ti muovi, ecco che ti sfiora per divorarti. Ma finisci sempre con lo scegliere la conoscenza. E allora, pur di conoscere, pur di non zittirsi, pur di desiderare l'altrove, perdersi nell'oceano del recupero. Quanto vasta la possibilità di conoscenza, quante branche studiate dall'essere umano nel corso della sua storia e quanto poco tempo per sfiorarne appena un paio. Nel nostro desiderio di una conoscenza omnia ci ritroviamo a dover accettare il compromesso. Ci vuole coraggio per ignorare, per dire non conosco, non l'ho studiato, non ho avuto il tempo terreno. Perché ti guarderanno stizziti, perché non riusciranno ad accettare la loro mortalità. Sentirsi infinito davanti ad ambizioni spropositate. La trappola dell'opzionalità. Quanto sarà ampio l'archivio di conoscenze che avrai raggiunto in vita? Insoddisfacente, certo, ma quanto vasto? Quanti metri quadrati di corteccia cerebrale ricoprirai con le cose che hai letto, visto, ascoltato, toccato, vissuto? Mai quanto avresti veramente voluto. Prendi un libro nell'ordine casuale dell'infinita libreria e cominci a leggere le prime righe. Riusciresti a passare così almeno un'ora se non si affollassero alla mente le altre infinite possibilità escluse, quei mondi che stai tenendo fuori per dedicarti solamente a questo. Senti che tutto ciò che non stai facendo ti reclama il suo spazio di diritto nel piccolo spazio del tuo tempo. La trappola dell'opzionalità. E allora ti lasci sprofondare tra le lenzuola, al caldo, al riposo dalla mente e mediti sul nulla, sullo stare immobile ad osservare un soffitto opaco nell'attesa che questa smania cessi. Eppure sei ancora giovane, appena 20 anni, e desideri con tutto te stesso partecipare all'agone sociale, discorsi sulla scienza, la letteratura, il femminismo, l'identità, il diritto, la fisica, il metaverso, la questione ambientale, il conflitto palestinese, la politica. È troppa roba, troppo poco tempo, troppo da recuperare. Non sarà casomai più facile accennare per sentito dire, fingere di sapere impossibilitati a frenare le opinioni castelli in aria? Fermi davanti a un social dove la mente riposa placida e il desiderio di recupero si assopisce, mi stendo nel conforto scrollando una pagina virtuale di un mondo divertito che finge quello che non è. Finzione, quindi potremmo dire arte. Quanti libri avrei letto se avessi visto la metà dei reels? L'immobilità di fronte all'impossibilità e dall'altra parte l'agio di un social. Il tempo però svanisce sia nelle mani di colui che inerte guarda l'immensità della sua wishlist, sia in colui che scrolla 2 dita sul vetro alluminosilicato. Che cosa sceglierai oggi? Instagram. Ma io ti giuro che domani io quel libro me lo leggo tutto. Quanta roba, quante pagine, quanti minuti, quante ore, quanti giorni avrò per navigare ancora in questo mare, tra questi sommersi scaffali di tutto ciò che noi esseri umani abbiamo prodotto? Quanto tempo prima di sentire il reclamo dell'aria che da lassù, oltre il velo d'acqua, mi promette un respiro? Uno sguardo all'arredamento e chi s'è visto, s'è visto.